sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se seguite il canale già da un po', sapete che l'anno scorso, precisamente a marzo, ho pubblicato un video dedicato a un prodotto che sarebbe andato su Kickstarter di lì a poco, e sto parlando degli Drop and Paint di Scale 75. In quell'occasione Scale 75 mi aveva fornito alcuni campioni di prova ed essendone rimasta poi molto soddisfatta ho deciso di partecipare al Kickstarter acquistando il box chiamato Volume 1. Oggi, a distanza quasi di un anno, dopo alcuni mesi di utilizzo, sono qui per parlarvi delle mie impressioni riguardo a questi prodotti dopo un uso decisamente più approfondito. Ovviamente è un'esperienza che si rifà all'utilizzo dei soli colori che ho acquistato, quindi non ai metallizzati e non al box dei colori pastello. Fatte queste doverose premesse, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo con il dire che durante la campagna Kickstarter ho valutato bene quali colori prendere e ho poi optato per il volume 1 più in aggiunta la confezione dei colori primari. L'alternativa era acquistare i box singolarmente o un piccolo bundle esclusivo per la campagna. Il volume 1 conta 64 colori e comprende davvero una grandissima varietà di colori che io trovo utili, dalle molte tonalità di incarnato ad una serie di scale cromatiche e variazioni incentrate su un unico colore cardine, quindi 8 varianti di blu, rosso, viola, giallo, verde, marrone e così via. Acquistando il set intero vi arrivava a casa anche con questo pratico portacolori in legno che permette di tenerli in ordine e che aveva una fila vuota, immagino proprio dedicata a contenere un set extra, nel mio caso i primari. Quest'ultimo set l'ho preso proprio perché, come sappiamo, dai primari riusciamo ad ottenere tutti i colori e quindi averli mi avrebbe permesso di mixare e ottenere tutte le tonalità che mi servivano, anche quelle non presenti nel volume 1. La verità è che poi la comodità di avere i colori già pronti all'uso ha avuto la meglio e nonostante mi piaccia molto creare i colori partendo dai primari, soprattutto quando dipingo a pennello, qui devo dire che ho ceduto al lato oscuro. Dato che è così semplice usare un drop and paint direttamente nell'aerografo e passare anche da uno all'altro senza dover risciacquare, optare direttamente per il colore già pronto all'uso ha avuto la meglio. Questo non significa che i mix usando i primari non funzionino, anzi, sono veramente facilissimi da ottenere e dato che si tratta di pigmenti puri e saturi, si ottengono dei colori davvero brillanti. Al primo utilizzo dovremo creare un forellino nel tappo, come succede per tutti i colori di marca Scale 75. Ciò che caratterizza di più questi colori è la loro consistenza leggera, già pronta per essere utilizzata ad aerografo. Questa consistenza però fa sì che il pigmento e il medium si separino con grande facilità nel momento in cui non stiamo utilizzando i colori. Di conseguenza dobbiamo tenere in considerazione il fatto che dovremo shakerarli, mescolarli molto bene prima di utilizzarli nel nostro aerografo. Lo possiamo vedere già fuori dal colore perché si vedono proprio le due parti separate e dobbiamo fare molto caso a riuscire a ricompattarle al meglio prima di versarlo effettivamente nell'aerografo. Non è un difetto così grande che compromette la qualità finale del prodotto, però è una cosa da tenere in considerazione. Sicuramente se disponete di uno shaker o un attrezzino simile per mischiare i colori vi faciliterete di molto la vita. La pallina d'acciaio già inserita in ogni colore è di grande aiuto, ma è importante poi versare il colore tenendo il barattolino a 90 gradi e non dritto, per far sì che la pallina non blocchi il buchino. Può sembrare un'ovvietà, ma magari per evitare spargimenti di colore non voluti è bene tenerlo in considerazione. Mi sono soffermata molto sul discorso del ricompattare il colore perché una volta ricomposto si vede veramente la grande qualità di questi colori. Altrimenti si rischia di vedere solo medium e di ottenere una consistenza poco coprente e molto liquida. È invece quando sono ben ricomposti che si vede quanto siano effettivamente brillanti, coprenti e piacevoli da usare. Si possono utilizzare anche su base scura e si ottiene un effetto meno brillante, ma se vogliamo ottenere il meglio e la maggior carica cromatica è meglio utilizzarli su base chiara, uniforme o creata magari proprio con colori come il bianco o simili per far emergere i volumi. Se li utilizziamo aggiunti a qualche goccia di thinner otteniamo una consistenza ancora più leggera di quella standard, come si vede qui, quasi un filtro di colore,
ma ammetto di preferirli più coprenti, soprattutto per soggetti piccoli. Se li usiamo al pieno della loro coprenza, vediamo come oltre ad essere molto intensi a livello cromatico, riescono a far emergere i volumi chiari sottostanti e a colorare, ma in modo meno intenso, le parti con base nera. Se non dobbiamo usare colori diametralmente diversi tra loro, possiamo anche semplicemente inserire il nuovo colore dopo il precedente e vediamo come in un attimo otteniamo un getto con il solo nuovo colore. Se poi alla miscela aggiungiamo anche bianco o un colore che ne contiene, vediamo subito come lavorando su base medio scura, viola e magenta risalti molto e nasconda i colori sottostanti. Se li utilizziamo su basi chiare, il discorso cambia e riusciamo ad ottenere con grande facilità incarnati morbidi, anche di tonalità più insolite, e possiamo così sbizzarrirci. Qui stiamo vedendo un esempio di utilizzo su base chiara, ovvero un primer grigio. Per sfruttare il colore chiaro, ovviamente partiamo con un colore altrettanto chiaro, che riusciamo a stendere con grande semplicità. Non abbiamo bisogno di regolare la consistenza, litigando con colori troppo densi o troppo liquidi che fanno l'effetto ragnatela. Rimane esattamente dove lo posizioniamo. Possiamo anche insistere più volte nello stesso punto per aumentarne l'intensità senza problemi, ovviamente facendo caso alle quantità. Andiamo poi a scurire le ombre anche in modo molto netto, regolando l'ampiezza del getto per adattarci alle zone. Mentre i colori sono ancora bagnati, o anche successivamente, passiamo con un colore intermedio ottenuto dal semplice mix dei due per ammorbidire gli stacchi. Questo perché la lenta asciugatura permette ai colori di sfumarsi tra loro senza sforzo e ottenere così una grande morbidezza nelle transizioni, soprattutto su soggetti grandi. Su quelli piccoli è bene fare più attenzione alla quantità di colore che si utilizza per evitare di spostare quello presente aggiungendone altro sopra. Illuminiamo le zone più in luce con colori più chiari e otteniamo in pochi minuti una perfetta base di partenza per la nostra pittura. Se non vogliamo aspettare o sfruttare a nostro vantaggio l'asciugatura lenta, magari per i modelli più piccoli, basterà far uscire solo aria dall'aerografo, senza tirare indietro il grilletto, un po' come se stessimo usando un phon, e senza avvicinarsi troppo asciugheremo i colori in un attimo. Questa loro caratteristica di asciugatura lenta la si apprezza molto anche quando si tratta di pulire l'aerografo a fine sessione. Non c'è il rischio che il colore si secchi all'interno e la pulizia finale con qualche goccia di thinner è davvero rapida e semplice. I colori si mischiano molto bene tra loro e devo dire che questa facilità con cui si mischiano mi ha permesso di sbizzarrirmi molto di più nella mia pittura e sperimentare anche una colorazione diversa. Come in queste recenti miniature che ho dipinto in live, che state vedendo in un lavoro step by step e poi nella fase finale, in ognuna delle quali ho creato delle basi colorate che mi hanno permesso di dare un'impronta molto chiara e riconoscibile ai modelli. In tutte ho utilizzato una base più scura e poi 2 ulteriori step più chiari, seguendo la ruota dei colori. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda aloni luminosi, OSL, lanterne, questi colori riescono sempre ad avere la consistenza giusta e creare un alone davvero molto morbido. L'unico che mi ha dato qualche problema è il bianco, ma sfido chiunque a trovare un bianco di una qualsiasi marca che non si comporti in modo leggermente diverso rispetto agli altri colori della stessa gamma. L'ho trovato leggermente più denso rispetto agli altri, nulla che una goccia di thinner non potesse sistemare. In definitiva, quindi, un prodotto che mi ha soddisfatto appieno e per il quale aggiungerò sicuramente altri colori al catalogo. Forse sarà anche la volta buona che mi deciderò a sperimentare con i metallizzati nell'aerografo. Ho sempre avuto paura di non riuscire a ripulire completamente i colori metallizzati dall'aerografo, ma visto quanto sono semplici questi, probabilmente sarà la volta buona. Sono contenta che le prime impressioni che avevo avuto con l'utilizzo di quei colori di prova si siano poi riconfermate con i colori definitivi. Io spero comunque che questo video vi sia stato utile, che vi abbia invogliato a dare un'occhiata a questi prodotti se vi sembrano adatti alle vostre esigenze. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete partecipato anche voi alla campagna e in caso quale bundle avete preso. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!